Salve a tutti, buon salve, buon salve. Buon tardo pomeriggio, ma potremmo anche osare dicendo buonasera, perché tanto quando finiremo sarà sera, quindi buonasera a tutti quanti. Buonasera Yogurt Cereali, buonasera Christian, buonasera Splinter Cell, buonasera a tutti quanti, anche a Veterano, benvenuto. Buonasera anche a Metal Green, benvenuto a tutti quanti. Signori, per chi non sapesse che cosa stiamo per vedere oggi,
mi sembra giusto fare una piccola introduzione, visto che mancano in realtà poco più di 10 minuti. Anche domenica li facciamo lavorare, ma non è un problema. È un piacere, anzi, seguire questo evento in diretta con voi. Sperando che non ci siano problemi di sorta, di connessione, cose del genere. Ehm, Questo è l'evento di Microsoft che presenterà il suo futuro per quanto riguarda il gaming e alla fine dell'evento di Xbox ci sarà dopo l'evento Xbox ci sarà lo Starfield Direct. Non so se avete mai visto, se avete presente avete mai visto ad esempio la conferenza in cui hanno presentato Fallout 4 o in cui hanno presentato 76? All'inizio c'è la conferenza di Bethesda e tutto quanto e poi fanno un approfondimento di una mezz'oretta sul gioco in uscita. Eh, Bei tempi, quando seguivo le dirette alle 4 di notte per vedere Fallout 4 per la prima volta. Comunque, eh, buon salve anche al treno. Prima in pomeriggio non si vedeva una Fallout 1. In realtà qualche live di Tactics l'abbiamo fatta il pomeriggio, però sì. Bei tempi quando dovevo andare a scuola. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Comunque, io nel frattempo vi posso mettere la musichetta. Si sente, penso, sì. È a basso volume, dovrebbe fare da tappeto musicale, non dovrebbe dar fastidio. Dovrebbe essere abbastanza basso. E anzi, fatemi un attimo fare una cosa. Posso fare già così io, in realtà. Posso mettere così. Perfetto. Dovreste anche vedere il countdown, tutto quanto. Perfetto, magnifico. Ehm, Bene. Buonasera anche a Lloyd. Buonasera a Tussi. Benvenuti. Allora, si parla di molte cose per questo evento. Grazie mille Lloyd per l'abbonamento. Grazie mille. 13° mese. 13 mesi, numero fortunato. Vedremo. Grazie mille comunque. Scusate, ho sbagliato tasto. Stavo dicendo, speriamo che facciano una bella. Sì. In realtà penso che roba interessante ci possa essere. Non credo che sarà tipo l'evento di Geoff Keighley, se l'avete visto, pieno di pubblicità e diluito come lo schifo. Beh, però non mi aspetto di vedere roba nuova, sinceramente, perché Xbox, a differenza di PlayStation, ha già annunciato le cose per il futuro. Dobbiamo vedere ancora Avowed, dobbiamo ancora vedere Fable, dobbiamo ancora vedere come si chiama? Hellblade 2. Quindi non penso ci saranno nuovi annunci corposi, ma più che altro aggiornamenti su progetti già annunciati. Poi magari ci sorprendono e annunciano roba nuova, ma penso che prima vogliano quagliare sulle cose che già sappiamo. Ci saranno 10 minuti di Nicolas Cage. Sono 10. Io. Secondo me ci saranno 10 minuti di qualcuno. 10 minuti no. Secondo me ci saranno. Se mostrano il DLC di Cyberpunk, ci saranno sicuramente 5 minuti di Idris Elba a questo punto. No? In teoria. Visto che ci vogliono ficcare ogni tanto gli attori a caso completamente. Buonasera Ebzok. Benvenuto. Appunto, dovranno far vedere in teoria, non so se in questa presentazione, se no quando, il DLC di Cyberpunk, il DLC di Elden Ring. C'è un bel po' di roba da vedere per tutta l'industria del videogioco che non riguarda solo Microsoft. Che non hanno mostrato ad esempio al Summer Game Fest. Quindi mi aspetto di vedere roba interessante oggi. Ma non appunto, come dicevo, annunci nuovi. Starfield vedremo alla fine. Sarà una mezz'oretta di approfondimento su Starfield, un po' come appunto come con Fallout 4 e 76 che hanno presentati alle 3, perché se li ricorda. E fanculo Starfield arriva a Todd e fa l'annuncio ufficiale di Fallout 5 non penso proprio. Non penso proprio. Prima comunque deve uscire The Elder Scrolls 6 prima di Fallout 5, quindi ci ne vuole ancora un bel po'. Dicevo, Fallout. È possibile vedere Fallout oggi? Secondo me, in qualche forma, Fallout è possibile vederlo oggi. Perché, secondo me, è plausibile vedere o un aggiornamento di Fallout 76, che sarebbe il male,
la cosa peggiore che potrebbe accadere. Ah, la cosa peggiore è che non... No, forse è ancora peggio vedere 76 che non vedere nulla. Aggiornamenti di 76 perché appunto fino a fine anno non sappiamo cosa esce su 76. Nuova espansione richiestissima per 76. Se è interessante io non mi oppongo, eh. Se è un'espansione del tipo Wastelanders io non mi oppongo. Ma anche molto probabile vedere l'aggiornamento next gen di Fallout 4, che deve uscire quest'anno, l'hanno annunciato l'anno scorso, durante il 25esimo anniversario di Fallout. Quindi è probabile vedere è possibile vedere qualcosa di Fallout 4 next gen, come appunto dovrebbero mostrare. Fallout 4 next gen dovrebbe essere un aggiornamento che aggiorna grafica, bug, in teoria, almeno così dicevano nel comunicato ufficiale l'anno scorso. Addirittura aggiustare i bug di un gioco uscito 10 anni fa, fa un po' ridere. Non sono 10 però, capitemi. E aggiornamenti, contenuti ulteriori per il Creation Club. Aggiorna i bug nel senso che ne mettono di nuovi. Se sono belli sì, probabilmente, però vedremo. 76 è giocabile offline, cioè godibile. Non l'ho mai toccato finora. Allora, 76 sicuramente, se giocato come se fosse un gioco offline, perché non può essere giocato offline, sei costretto a giocarci online, ma puoi ignorare completamente gli altri giocatori. Se giocato come gioco offline, secondo me può essere interessante, soprattutto da quando hanno aggiunto gli aggiornamenti Wastelanders e quelli della confraternita. Ma considerando quello che c'era al lancio, secondo me era abbastanza scarno. Considerando che non c'erano NPC, non c'erano queste veramente interessanti, però... Beh, si può pagare. Si può pagare per avere il server privato, quello sì. 15 euro al mese, quanto è già? Non mi ricordo il Fallout First. L'abbonamento al Fallout First. Mi sembra 15 euro al mese, proprio improponibile. Per avere i cheat su 76, vabbè. Comunque grazie mille per i tappi, Tussi. Quindi, secondo me, vale la pena provarlo, 76, se non l'hai mai giocato. Però non ti aspettare sto gran gioco, anzi. Come Fallout, secondo me, non è proprio tra i migliori. Preferisco sicuramente Fallout 4 a 76. Va detto. Vabbè, anche perché Fallout 4 non è un brutto gioco. Salve Carolina, benvenuto. Non mi ricordo comunque qualsiasi sia il prezzo è un furto, abbastanza, sì. Cioè, 15 euro per Fallout First è veramente imbarazzante. Mi sembra che sia 15 euro. Comunque, manca non molto tempo. Tanto posso fare... Vediamo se siamo in pari o no con un pochino indietro, ma neanche tanto, credo. Fallout Foresta? Come? Che senso? Carolina. No, il Resident di Fallout First. Il Fallout First è un abbonamento che c'è per 76. Per giocare offline. Per avere un server privato. Quello intendevo io. Forse sei arrivato dopo, non hai sentito tutto il discorso. Fallout Mangrovia, sì. Sì, Fallout Mangrovia, assolutamente. Fallout Tundra, Fallout Pianta Carnivora. Fallout Pianta Carnivora alla fine è Fallout 22, però... Buonasera Andrew, benvenuto. Tutti spin-off molto validi, mi sembra, da questi titoli di Fallout, assolutamente. Comunque, dicevo, quasi sicuramente vedremo un aggiornamento di 76 o l'aggiornamento next gen di Fallout 4, che hanno già annunciato l'anno scorso e che deve uscire quest'anno e non si sa nulla, quindi è plausibile vederlo oggi. Mentre il mio sogno è vedere un nuovo Fallout o qualche immagine della serie TV. Però non penso che mostrino roba riguardanti film e serie TV oggi. Oggi si parla di videogiochi e basta, credo. Beh, con nuovo Fallout non intendo un nuovo capitolo. Io probabilmente
è più probabile vedere, più che un nuovo capitolo a breve, secondo me, io prego, spero, un remake dei primi due. Più che un remake del 3 del New Vegas. Perché a parte perché i 3 New Vegas sono abbastanza godibili, secondo me, ancora oggi, è vero che non si possono giocare su PlayStation, però poi è da vedere anche, anzi, perché magari vogliono trasformare Fallout in un'esclusiva Xbox. Non hanno ancora ufficializzata sta cosa. Se Fallout 5 uscirà solo su Xbox e PC e non su PlayStation. Quindi magari non faranno mai un aggiornamento, una remaster per Fallout 3 e New Vegas per farli giocare su PlayStation. Non ci sarebbe senso. Salve Slade, benvenuto, bentornato. Salve anche a Silent Connor. Salve a tutti quanti quelli che stanno arrivando. Buonasera. Ci siamo quasi, manca poco. Ci siamo. Ci siamo, 1 minuto e mezzo. Io bevo. Nel frattempo vi alzo un po' il volume. Vi alzo un pochino il volume. Remake di Fallout Tactics, ma no. Pagherei per non vederlo il remake di Fallout Tactics, sinceramente. Poi fatemi sapere con i volumi, soprattutto, Serve proprio il momento di una barzetta satopica. Proprio adesso? Manca un minuto. Poi Sony denuncia e vince. Sarebbe cringe. Non penso. Ok, le musiche con copyright dopo. E vediamo. Eventualmente abbasso un po' il volume. Bevo Connor. Bevo subito. Ma, anzi, se riscattate barzellette satopiche, vi avviso che non le leggo. Le leggo alla fine, se le riscattate oggi. Non le leggo subito, le leggo dopo. Alla fine di tutto. Perché non voglio interrompere il flow. Lo stavo per fare, puoi farlo, però la leggo dopo. Tutti in piedi per Tactics Remaster. Anche no. Alzo un pochino il volume. Poi fatemi sapere sempre con i volumi come siamo messi. Mettiamo così, dovrebbe andare. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Ah, Playground e Fable. O no? Okay. Giusto? Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Sì, Fable. Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking Volume ok, va bene. with veg on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. Ok, io personalmente non ho mai giocato un Fable, anche perché non ho il Fable. Anche perché non ho mai avuto un Xbox. Magari mi spingono a comprarlo un Xbox oggi, vediamo. Dishonored 3 vedo dura. Sembra orribile come Hogwarts Legacy. Do il beneficio del dubbio finché non esce. This is awkward. Yeah. Ok. Buonasera panciabella. Fable basta? Senza data? Fable. Ho cominciato Grounded. Plate Day One with Game Pass, va bene, ma niente data, neanche l'anno. Grazie Microsoft. World premiere.
Vabbè, è un trailer, penso CGI, non penso ci sia nulla di gioco lì. In-engine footage. Prossimamente. Non mi dice nulla sta roba. Per World Premiere quindi non annuncia in teoria qualcosa di nuovo. Shaking bones. Been a while. Ok. Buonasera le crew. So, you remember that favor you owe me? Quindi è il tema di oggi è giganti con i personaggi femminili ma piccoli, mi sembra di capire. Huge, sneaky. Spoken the prequel. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Veramente un fetish maschile? Appunto. È strano. Beh, vogliono essere inclusivi. Sneaky. South of Midnight, vabbè. Compulsion Games non mi dice nulla. Compulsion Games non mi dice nulla. Neanche date, niente. Vabbè, ormai non le mettono più le date. Hanno capito che tanto non le rispettano. These are dangerous times. At least that's what I hear. Ok. The Empire? They're everywhere. Star Wars, sì. But the world here belongs to the syndicates. Vabbè, Lucasfilm, vabbè. Ma Ubisoft è matta che annuncia le cose dei showcase degli altri. Così magari ti viene la voglia di vedere il suo showcase, no? L'Ubisoft Forward, ti viene voglia. Dicono. Cioè, da capire cos'è, potrebbe essere qualsiasi cosa. I'm out. Finché un trailer in CGI, voglio dire, può essere qualsiasi cosa. Massimo sta facendo in contemporanea questo open world di Star Wars e Avatar. Sono pazzi? Cioè, per due giochi del genere in contemporanea sono pazzi. Mi ricordavo che avessero annunciato Avatar, ma un gioco di Star Wars non me lo ricordavo. Ah sì, è vero, l'aveva annunciato tempo fa. È vero, l'aveva annunciato tempo fa. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there. And I'm gonna Sì, mi ricordo, è vero, è da un bel po' di tempo che avevano annunciato. Ok,
Ok, Star Wars Outlaws può essere qualsiasi cosa. Cioè, ha detto no, ha detto che era l'open world, è vero, G? Sì, l'open world 2024. Gameplay walkthrough reveal all'Ubisoft Forward. Ok, quindi mostrano gameplay all'Ubisoft Forward. Fable, Qualcuno South of interessato? Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It Ha fatto scappare perché sì, è vero che challenges, it per uno connects gioco us, Star Wars and che it's non just era di incredibly and EA. awesomely fun. That is No, Overwatch why 2 non Xbox penso. is committed to building the greatest Prima place to play. di Overwatch 2 By devono mostrare partnering with the most Avowed. ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. Va bene, dai. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the Madonna, inspiration for the visionaries whose games we showcase non so se devo today. piangere o From per questo me discorso and strappalacrime all che of sta the team at facendo. Xbox, A voi tutti quanti thank fan di you. Xbox, grazie, siete i migliori. This Grazie next mille, game is vabbè. from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game. that is Facciamo per voi, uniquely certo. Grazie theirs. comunque tu sì. All right, everybody, it's time. World premiere. Culo, vabbè. Ok. Comunque ha parlato bene di Nicolas Cage, quello è vero. Per ora. Per ora. Ok, sembra molto carino. È un po' più brutto adesso che ho visto delle animazioni. Sono un po' legnose le animazioni, però. Oddio. Stavo per dire anch'io bellino, ma effettivamente sembra un po' una merda adesso. 33 player co-op, vabbè. Mi sembra di capire... vabbè. Sarà un casino sto gioco, sembra di capire. Sembra un browser game più che altro, non so perché mi sembra un browser game. Wow. 33 Immortals, va bene. 2024. Va bene. Thunder Lotus non mi dice nulla. Non 32, ben 33, certo, come gli anni di Cristo. Alright guys, it's a simple Payday. job. Just in and out. Nothing to it. Payday 3 credo, l'avevano già annunciato Payday 3, giusto? O ricordo male? Everybody hit the floor. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è Payday 2 gratuito sull'Epic Game Store in questo momento. Fino a giovedì, se non sbaglio. Lanciato sì, ma zero gameplay. Vabbè. Io non ho mai giocato Payday, però comunque sembra che è un gioco comunque da giocare online, quindi o comunque in compagnia. Di solito preferisco giochi single player io.
21 settembre. Ok. Anche su Game Pass ci sta. Ok. 1 settembre su Game Pass Payday 3. Provatelo se avete Game Pass. Atlus. Sarà persona. Persona mai giocato, nemmeno questo. Sarebbe un peccato se qualcuno se l'autolicasse. Sì, mi sembra di ricordare, cioè, avevo visto che si vociferava tanto. Anzi, si parlava insistentemente di Persona oggi. Non ho guardato leak o niente, però mi è arrivato a me i leak di Persona nonostante io non sia andato a cercarli, non so come siano arrivati. Persona 3 Reload, penso che sia il remake di Persona 3. Inizio nel 2024. A me non ispira per nulla. Ah no, io Persona non mi ha ispirato, però prima o poi sarebbe da provare, non lo so. Per un momento ho pensato che fosse Skull and Bones, per un momento, però non penso che sia Skull and Bones. Ah, Avowed. People don't like you very much, do they? Avowed. Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. Avowed sono interessato, anche se non mi ispira molto l'ambientazione fantasy, ma cioè, le pistole non penso che siano molto fantasy, però. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. Ok. But the truth is, non penso che esca vicino a Starfield, perché è un GDR anche questo. Non credo che esca, forse se esce quest'anno uscirà a dicembre. the way you fight, Non penso vogliano mettersi in competizione con Starfield. the power you wield, Sì, sarà sicuramente su Game Pass. you keep. You're either here to save us E comunque di Obsidian, che fa parte di Microsoft, quindi sarà su Game Pass. or destroy us. So now that you have all this power, Ok. Molto legnoso, però da provare comunque. Finché non lo provo con mano, non mi sembra proprio. Però è da provare assolutamente. ...2024, infatti. 2024. Cosa di figo? Hanno mostrato Avowed e hanno mostrato... Che altro prima? Payday 3? Vabbè, Fable hanno mostrato senza data. Rare. Lucasfilm. Oh no. Ancora Sea of Thieves. Oh no, perché non mi interessa, però... Ah, The Legend of Monkey Island, per quello Lucasfilms. Ok. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The Legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Ok. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood.
The legend of Monkey Island. Sì, Thieves è bello, ma se lo giochi da solo lo butti dopo 4 ore, ok. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well. What do we have here? Ok. Proprio crossover con, insomma. Things may be very different from the Ma in Monkey Island... Sì, o Thieves, non c'è molto altro da dire. Sì, carino per chi interessa, a me sinceramente non mi interessa, però. 20 luglio. 20 luglio. World premiere. Ok, world premiere di Xbox Game Studios. Asobo. Sì, c'è Asobo. Microsoft Flight Simulator, come? Come ancora? Un altro? Ah, è diventato un gioco vero adesso Microsoft Simulator, non è più solo un simulatore, non lo so. Scherzando, però. Va bene. Simulatore di soccorso alpino. C'è un po' di tutto, mi sembra di vedere. Soccorso alpino, a posto, l'hai chiamato. Skydive Aviation. Ma quindi cos'è? Un altro Flight Simulator? Non ho capito. Ma finora comunque... penso... un update, però è World Premiere, non lo so. Sky Calling. Un aggiornamento. No, 2024, è proprio un nuovo. Flight Simulator 2024. Un altro Flight Simulator. Credo. O è un aggiornamento. Non lo so. Un gioco benchmark. A Coming to Microsoft Flight Simulator. Va bene. Sì, roba di Dune. L'avevamo già fatto, se non sbaglio, anche con la navicella di Master Chief. Devo dire che questo evento finora mi sta facendo rimpiangere la live di Tactics. Bah, almeno non è come Summer Game Fest, devo dire. Almeno c'è roba che potrebbe essere interessante per qualcuno. E poi Avowed sono contento che l'abbiano mostrato. Avowed sono contento che l'abbiano mostrato, che esce l'anno prossimo, va bene, però. Hi, Melina here, speaking to you from our Hellblade 2. performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll. Era un tacco di tempo che hanno annunciato, eh. L'hanno annunciato insieme all'Xbox Series X questo gioco. Today we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Però mi devi dire un'indicazione temporale almeno.
Le live di New Vegas dureranno più di Fallout 3? Non lo so, sinceramente. Sicuramente le inizieremo a fare 2 a settimana, non come Fallout 3 che inizialmente è una a settimana soltanto. Slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them. Quelle sono cinematiche in gioco, eh? Non è CGI, insomma. She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Vabbè, la compressione di YouTube fa veramente schifo. Io vedo i quadrati proprio, sto vedendo. Probabilmente voi vedrete ancora peggio. Non lo so. Part of you that darkens, and a part of you that dies. Over there, that pool. I cubi, immagino. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. A me sembra Minecraft. Quindi quando c'è Minecraft è tutto normale. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching more than one. Il gioco è un ASMR simulator. No, è una... più o meno. Però è una bella definizione, però più che altro è un personaggio... come schizofrenico, che ha diverse personalità che gli parlano. Their eyes everywhere can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. Sì, ma se sto gioco le cinematiche così lunghe io mi ammazzo a giocarlo. Dio santo. Non ho giocato il primo, però non so se è così tanto... Kojima You Cold. Però appunto se sei interessato deve essere veramente molto immersivo, diciamo. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Vabbè. 2024. Almeno ci hanno dato un anno. Non una data, ma un anno. Vabbè. Credo che sia unicamente per mostrare la grafica. Lo so, però l'avevano già fatto anche 2 anni fa. Già. Però ci hanno dato una data, almeno forse. Il gameplay lo vedremo mai. Ok, Like a Dragon. Credo. Ok, ringraziamo le gentili censure per evitare di farci bannare da Twitch.
Insieme ai parkour, sì. Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？は？は？どうなってんだこりゃ！ Like a Dragon Infinite Wealth. Nome un po'... va bene. Penso che sia... cos'è il nuovo... È il nuovo Like a Dragon, credo. O un altro spin-off. Non capisco. Io ormai non so più come funzionano qui le diciture. Un altro spin-off? Oddio. Lo sapevo. Sapevo. Vediamo. L'avevo chiamato, ovviamente. Sì. Brutte le facce dei personaggi 76. Allora, mi sto già cringiando, ok. Rimpiango il cartone, mi ridate il cartone? Sì. E quindi? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. Atlantic City? So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. E quindi, scusami? Fallout 76 Atlantic City, coming soon, così. Vabbè. Almeno, cioè... interessante Atlantic City, perché se non sbaglio non hanno mai accennato da nessuna parte Atlantic City. Ok. Vabbè, senza manco darmi una data o niente, vabbè. Almeno Atlantic City che è curioso. Adesso sono curioso di vedere cos'è, se è un'altra espansione, perché non si chiama cioè, Expeditions. Cioè non è un'espedizione, credo. Non aveva la dicitura Expeditions, quindi non penso che sia come quella del Pit. Poi da vedere. Ok. Picca il tornato di Todd. Ah, io non posso picchiare Todd perché Todd non ha nulla a che fare con 76 ormai. Cioè, lui non è manco game director di 76, quindi... non sto capendo. Durante la diretta te la metti vicino alla cam. Teoria. Seguiamo insieme. Facciamo la thumbnail super cringe e clickbait. Ho incontrato Howard all'Xbox Games Showcase col cartonato. Non ho capito cos'è, mi sono distratto, scusatemi. Comunque, lo potete giocare sul Game Pass, qualsiasi cosa sia.
General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of Ok, its penso iconic sia brands, Forza. Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. Va bene. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern Forza design Motorsport. to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray Sì, vabbè. to the home of competition. Ok. Io non sono appassionato di giochi d'auto, però sono sicuro che qui in questo momento qualcuno stia esplodendo. I know you're ready. You've got this. Però devo dire, cioè, a differenza del Summer Game Fest, cioè, giochi di... giochi per adesso e giochi free to play mobile del cazzo tipo Summer Game Fest non ci sono, per fortuna, in questa conferenza almeno. Vabbè che Geoff Keighley si deve pagare la conferenza in qualche modo e che Microsoft ha i soldi infiniti, però c'è un po' una differenza. Molta roba non mi interessa di quello che hanno mostrato, però c'è molta roba che può essere interessante. Cioè, può essere per altri più che altro. ...10 ottobre? Forza Motorsport. Ok. Ovviamente su Game Pass, tutto quanto. Bethesda Presents. Ok, quindi è... Cos'è? Indiana Jones? Non penso sia Indiana Jones. Ah no, è Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, dai. Sì. Elder Scrolls Online. Prima o poi alzeranno il prezzo del Game Pass. Penso di sì, prima o poi sì. Una nuova espansione di Elder Scrolls Online, sì. Ho sperato nel Within 3. Non lo so se lo faranno mai senza Shinji Mikami, però boh. Può essere comunque. Mettete, andiamo avanti, cortesemente dammi il DLC da Hi-Fi Rush. Vabbè. Mi rode un po' che non abbiano mostrato nulla di Atlantic City. Cioè, boh, strano. Elder Scrolls Online Necrom, che tra l'altro era già annunciata, 20 giugno, esce fra pochissimo. Sì, è già si conosceva. Blizzard. Overwatch, cos'è? Sì, Overwatch. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics.
They need our help. People are answering Winston's recall. No, Blizzard, vabbè. Blood on the team. And we have so much to teach them. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Il PvE, non lo so. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and put them out of business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Flashpoint, game mod, però sempre online. Poi ve l'hanno annunciato e iPad con tutte le programmi perché il video fa schifo. Coop event, vabbè. Story missions, in teoria. Oh no, sono per i personaggi, credo soltanto. Non saranno coop, credo. 10 agosto, vabbè. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engaging. Watch this. I saw that. Not bad. Sappiamo cosa non fare d'estate, certo, assolutamente. Esce a San Lorenzo. È vero. Ancora Atlus. Ancora Persona. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just ok, ho capito. Sì. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the È Phantom un tattico Thieves sì di Persona. never forget. Persona Cibi è un po' bruttino, però. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't. Persona Brotherhood Steel prima o poi uscirà sicuramente. Take a stand beside us. Yeah, let's show them what we got. Persona Tactics, ok. Tactica. Scusami, Tactica. 17 novembre. Ok. Poi uscire Persona 76 e Persona finisce. Bethesda. Quindi potrebbe essere ID Software, potrebbe essere... No, è Starfield. Humanity has always Starfield. hunted for knowledge. In mezzo così a caso me lo metti? The wonder is, Forse per ricordarmi che esiste, poi alla fine c'è lo showcase. so vast, C'è il direct. but that we have measured it. Ovviamente è solo un trailer e poi dopo fanno vedere il gameplay. Annunciano il posticipo. We're all here because we're committed to the biggest question of all. No, doveva durare 2 ore lo showcase. Cioè un po' meno in realtà. Non penso che sia già infinito lo showcase normale. È durata 40 minuti, neanche. You're part of Constellation now. Esce a novembre ma funziona solo il menu. Family. Ricordo che è programmato per settembre. Se non sbaglio il 6 di settembre? Sì, il 6 di settembre se non sbaglio. fully understand all that is at work here.
No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything. Sì, questa è praticamente la storia principale, raccogliere questi artefatti per il mondo. Per i mondi, anzi. Wow, sembra veramente Fallout 4. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Affido a posticipo, no, così a caso. 6 settembre, ok, confermato forse. Comunque su Game Pass, quindi non serve neanche comprarlo perché ha il Game Pass. Starfield Direct alla fine, ok. Era solo un trailer per ricordare che esiste Starfield. Grazie. World premiere. Ma sì che lo rinviano tra 2 settimane, sì. Adesso si scopre che il viaggio spaziale è stile Mass Effect. Non so come sia quello di Mass Effect. Però ricordo che in teoria la nave spaziale era molto personalizzabile. È il gioco delle scalate, insomma. Così poi arriva il soccorso alpino. Si ricollega a Flight Simulator di prima. Ah, Dontnod. Ma publisher o... Perché Dontnod ha iniziato a fare... No, se non sbaglio si fa anche publisher adesso. Come Dontnod non c'è... Vabbè. Per chi non lo sapesse, Dontnod sono gli sviluppatori di Life is Strange, per dirvene una. È vero, Vampire anche. Ok. Ok, non è neanche troppo lontano. Non è neanche troppo lontano. Anche veramente sembra... Sì, veramente sembra Fallout 4 nello spazio, ma veramente tanto. Probabilmente, secondo me, se ci avessero lavorato un po' su, sarebbero riusciti a farlo girare pure su Xbox One. Non penso che sia necessaria la serie X per farlo girare il gioco, però... Vedremo. Still Wakes the Deep. Vabbè. Inizio 2024. Non esce su PC, perché non l'hanno messo. Di solito lo mettono, o sbaglio? È solo su Xbox.
Ah, ok. I giocatori di Amnesia, Machine for Pigs e The Rester. Ok. The Rester non conosco. Ok. Sembra di capire che il ritmo sia un po' calato, però boh, non lo so. Sembra un Hi-Fi Rush brutto. È un'ambientazione diversa, però vabbè. Hi-Fi Wish. Può essere carino però, dai. Dungeons of Hinterberg. Va bene. 2024. Legend of Tizia. Hi. Eccolo, è tornato. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in È the tornato. upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the president Very of the entusiasti di new tutti i soldi che gli hanno United States of versato. America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. Meno But male. enough talking. E anche la S, meno And just so you male. want to see for yourself, and so it is my honor and Sta pleasure piangendo, ma to che è? give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Popò. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Quindi è ambientato prima della fine del gioco, penso. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. Sì, ricordiamo che c'è Idris Elba. Stavolta hanno pagato lui. Non solo... Coso. Keanu. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Essere carino per una fatta di doppiaggio. Vabbè, mi fido. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Altro ricordo che, se non ricordo male, esce soltanto su Next Gen e PC. Il DLC non esce su PlayStation 4 e Xbox One. Put it to someone's head. Pull the trigger. If I don't do anything and do it soon, I'll die. Ricordo bene, ok. Ok, 26 settembre. Esce... Ok. 10 settembre. Speriamo ci sia Skippy. Skippy è morto. Cos'è?
City Skyline? Penso che sia City Skyline o qualcosa di simile comunque. È uscito anche su console se non sbaglio, è giocabile su console un gioco del genere, mi sembra incredibilmente scomodo. Molto scomodo, immagino. È un bel titolo però, se fosse stato veramente il titolo You Make Cities, sarebbe stato un bel titolo. City Skylines 2, ok, 24 ottobre. Non penso che non esca per PC, anche qui non hanno messo Steam, però non credo proprio che non esca su PC. Sembra strano. Ancora Atlus, ma basta. Ma basta Atlus. Atlus Showcase. Persona 6, cos'è? Shin Megami Tensei, non lo so. Precise persone. Dai creatori di Persona 3, 4 e 5. O magari hanno IP, non penso. In Giappone la grafica si è fermata nel 2011 per qualche ragione. Perché quando devi sviluppare per Switch purtroppo funziona così. Ma Metafor, che cazzo è? Re Fantazio, cosa c'era scritto sotto? Re Fantazio, che nome è Re Fantazio? Scusami, 2024. Metafor Re Fantazio. Ma Metafor Fabio Fazio. Re Fabio Fazio, ma che... boh. Pancrazio anche. È IP nuova, sì. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here. In the Re Fantazio, ma che nome è? You must explore this world. Oddio, ma vabbè. Momento Geoff Keighley, dai. Oddio, io bevo intanto, non ho capito. Una sera vado di Suri. Metafora zoffo pazzo. Ti sei perso un po' di roba. Ha mostrato un bel po' di roba che potrebbe interessare ad altri, ma a me sinceramente che interessa finora che ha mostrato battere Fantazio. Hanno mostrato Avowed, sicuramente mi interessa, però esce l'anno prossimo, hanno detto.
Vabbè, Starfield si vede dopo. Hanno annunciato un aggiornamento di 76, ovviamente, come immaginavo. L'ambientazione a... come si chiama? Atlantic City. Vedremo. E l'altro non mi ricordo se c'era altra roba interessante. Vabbè, c'è Payday 3, hanno fatto vedere. Starfield hanno già detto qualcosa. Hanno fatto vedere un trailer, ma dopo approfondiscono il gameplay. Ci sarà Todd Howard sicuramente che fa le sue 20 minuti di lucubrazioni sul quanto sia grande il gioco, quando in realtà non è vero. Inxile. Cioè Bioshock Infinite è uguale. Ma di Inxile. No, è Bioshock Infinite di Inxile, cos'è? Cos'è Bioshock? È uguale. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. Steampunk 1877. Non è male. If you alter our Non è male come titolo, Steampunk 1877. threaten what I have built. There is nowhere in space or time where I will not destroy you. Ah, ma in prima persona, ok. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your Sembra carino. Ma bellino questo. Clockwork. Ok. Contenti voi, va bene. Quando volete esce, va bene. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. Capcom in live. And we are thrilled. Adesso quando premerò questo tasto, l'acquisizione di Capcom sarà completa. Ecco. RPG Masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Hellblade è nato 2024, ma nuovo Microsoft Simulator, giusto? Flight Simulator. I 76 hanno annunciato un aggiornamento ambientato all'Atlantic City. Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft. Quindi hanno finito, mi sembra strano, di già. Che sono 50 minuti di... Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu-gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass. 20 persone ha fatto vedere, più Re Pancrazio, lì come si chiama? Re Fantazio. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona. Per me è Re Fantazio, non è Rifantazio. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to 76 l'ha play dimenticato Xbox, però, PC or over the cloud. Ho dimenticato all gamers 76. are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles,
we have heard your feedback Ha on detto two tutto fronts. tranne 76. Ha detto. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for No, Todd fans c'è, to Todd find c'è, è gold. laggiù, ovviamente, come sempre c'è. We know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Cioè? Niente Fallout 4. Vero. La nuova Xbox Series S. Ah, nera, vabbè. Vabbè. Xbox Series S color nero. Vabbè. Ora con 1 terabyte. Quanto aveva prima? Non aveva 1 terabyte. Sempre 1 terabyte, mi sembra strano. La serie S no. Infatti. Ah, a 350? Ok. No, non era 1 tera. And now for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Ok, ci siamo. Momento tutto game Howard. we've ever built. So sit tight. Prendi and la enjoy parola, Todd. Starfield Direct. Niente, basta. Sto cringiando io. Ok. Per fare popcorn. Ora il cartonato diventa vivo e si siede lui al posto mio. Grazie comunque tu sei per i bit. Ok. Comunque se l'è dimenticato pure lui di che avevamo solo 76 oggi, però vabbè. Ha negato tutti quanti i giochi tranne 76. Grazie mille Brodrissuri per 1050 bit. Grazie mille. Eccolo. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together. 76 l'hanno mostrato un secondo, proprio non volevano farlo vedere 76. Today, you'll get to hear from many. Ma non ho anche mostrato centrato. So much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Hanno mostrato proprio un secondo. Starfield is our first new universe in over 25 years. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling. E New Vegas non hanno fatto loro. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Vabbè, oltre 1000 pianeti, va bene. Where to go, it's not ours. It's yours. Che strana voce che c'è in questo momento Todd, è molto impostato. It wasn't until now that we had the technology to create it. Ha la voce da trailer, Todd. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. Diventato un IA. Si erano dimenticati di registrare sta parte e hanno usato l'IA per dare la voce a Todd. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Vabbè. We also have God Race piacciono molto a Todd. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Sembrava scontato. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. Grazie mille Lloyd per 1000 tappi. Exploring an area you've landed in. Ok.
You can collect resources. Collezionare risorse, abbiamo capito. L'obiettivo del gioco sembra appunto creare questi campamenti sui pianeti. Madonna, l'IA veramente è rimasta... Mi sembra di vedere che rimangono fermi a pigliarsi i colpi e basta, però. Grazie mille Tus per l'abbonamento regalato. Va bene. Nel tempo abbiamo visto anche a sinistra l'obiettivo per livellare l'abilità. Ok, prima volta fammi vedere l'inventario. Che Howard, che bello PG. A ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. Va bene, Todd. When you're done exploring, you can walk back Grazie or tu fast per travel bit. to your ship. We have companions and crew you can take with you. Questo è Vasco, l'abbiamo già mostrato. Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Oh madonna, l'hanno rifatta sta stronzata. Che dice il tuo nome? Se è uno di quelli... Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration. Come back, Mr. Fuckface. The golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast that's where the Cazzo visual è questo? Dove è uscito? Non ho mai visto in vita mia John gravato. Rigid, hard function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Gravità 0,5. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big. And it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them. Versus the many planets that are barren but resource heavy. Sono anche i satelliti. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Che consuma il carburante, come si vedeva a destra. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Ok. Penso che sia molto limitata comunque il viaggio spaziale, effettivamente. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. Lead city designer, sono proprio il city designer. As possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Ok. Questa l'abbiamo già vista questa scena? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore.
They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Okay. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. Sam Coe, the former space cowboy. Bene, un po' di personaggi. And Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Ok, mostri strani. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. Okay. The city of Sidonia on Mars Oddio, to Sidonia. this day serves as the largest mining facility. Avevamo già mostrato, cioè c'era, mi ricordo della lavagna. United Colonies reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best. Mi sembra molto popolato, devo dire, la città per assurdo. Cioè, rispetto ai standard di Bethesda sono molto popolate queste città. Quella è la mia impressione. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Buonasera Access. Buonasera, grazie mille per aver visto i video, grazie mille. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're No, pushing sembra our interessante cities and appunto, settlements però further than we ever have before. possono ammazzare gli It's all NPC, there, penso proprio di sì. waiting for you. A slice of humanity's Non lo so che future. probabilmente sono molti NPC inutili, però anche gli NPC inutili in Fallout di solito sono pochi. Mi sembra di ricordare, cioè non è che ci sono così tanti NPC senza nome, cioè, adesso mi sembrano di più anche rispetto agli standard di Bethesda. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. A me è salita la curiosità più che altro, più che... Lo vorrei provare più che altro. From different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Sembra strano, cioè non lo so, c'è qualcosa di... Hey, come on, come on.
Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Inizio, questo è l'inizio del gioco. Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Vabbè, personalizzazione delle facce, frega cazzo, sinceramente. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the è uno slider per il colore della boh, non lo so, sembra strano, però. Makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Donna che incubo. More than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Ok, qui dobbiamo sarebbe da fermare per leggerli. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option Posso decidere i pronomi? Non lo so. By letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Oh no! Is it really you? Ma è lui! Non ci credo. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Per mettere sta cosa nel direct vuol dire che se la canna del gas, non lo so. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, c'era un attimo si vedeva la cosa della persuasione. Sono impazzito di Oblivion, era lui, sì. È lui! No. We'll let you discover that on your own. Vabbè. L'hanno fatto per il meme, non per altro, eh. Pure la stessa scena del tizio che l'ammazza. That's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point. Cioè, è come se Obsidian arriva, ti presenta un nuovo Fallout e ci arriva Oliver Swannick che dice che ha vinto la lotteria e poi l'ammazzano. Almeno il livello è quello, più o meno. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Ok. Controllare gli alieni. È tipo la cosa dell'amico animale ma con un senso. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Penso che non abbia combo incredibili il combattimento corpo a corpo, però vediamo. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie. And then jumping out and springing on people? Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them.
Ok. Vabbè, deve avere diversi metodi di approccio. I like blowing stuff up. Exploration is a key aspect of all our games. Vediamo cosa esplori i mondi vuoti. Questo mi interessa. Life, resources and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Ok. Possibilità di entrare in navi abbandonate. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. È un personalizzazione della nave, come ti farà vedere. Space exploration is possible thanks to your ship. Sì. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. C'è da capire, la crew è proprio una crew o sono dei companion? Sell and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. Ok. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems. I menu mi sembrano un casino, però non lo so, è da provare. Sembra incredibilmente complesso da capire tutto, c'è troppa roba scritta, però non lo so, vediamo. Non sono definitivi, non lo so. Però. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you sì, molto carina la creazione della nave. The parts you choose to build with don't just affect E your in ship's base a stats. come They'll la also costruisci affect what you can do inside your ship. Cambiano anche l'interno, ok, giustamente. Or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters praticamente, to cargo holds. Cioè, hanno preso le cose che... a me sembra un Fallout 4 all'ennesima potenza. Oltre agli accampamenti ti hanno messo quasi praticamente tutto personalizzabile. Che ci sta, per una nuova IP vuoi basarlo su questo, ci sta. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. Vabbè, chi vuole cazzeggiare può farlo benissimo. So it's really whatever your imagination is. Non intendo il gameplay, intendo lo spirito di Fallout 4, non so se capisci che intendo. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready.
The frontier is fueled and ready, Captain. Ma l'engine è quello, ma è migliorato, in teoria. L'ha chiamato Creation Engine 2. Per un motivo. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved. Wow, le romance, va bene. Except you. And if you're looking for a little Quello è un altro extra help companion on your ship, palesemente. you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. E però c'è da capire se c'è una differenza tra i companion e i crew members. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Probabilmente ci saranno dei crew members che possono, con cui puoi fare le romance, ma non tutti, credo. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still want to give it almost a humanoid personality. Però non con Vasco, non lo so. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. E può essere, sì, che sia così. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Ma Starfield è l'unica cosa che mostreranno le crew. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Ultima, volevo dire. Ho detto unica, vabbè, Extended ultima. that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Sì, c'è da capire come funziona appunto il viaggio spaziale, perché cioè, ti sposti, naturalmente puoi viaggiare liberamente in un sistema stellare, ma per viaggiare tra sistemi stellari devi fare il viaggio rapido, diciamo, consumando il carburante. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that Non so engages se è un you bene o un into male, scrap. sì, il carburante sicuramente dovrei recuperarlo in qualche modo. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Sì, l'IA sembra veramente molto indietro. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like Stazioni these spaziali. massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance.
or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, Quindi ci sono anche incontri casuali con, diciamo, civili. I go, like, the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero. But I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Tipo i sandwich. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Per molti penso che siano solo con risorse, migliaia di pianeti. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel a sense of awe and wonder. And sometimes a little C'è molta varietà, sì, l'ha detto. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd Dai, just quella è la take a little Collector break Edition, dai. and show you something a little bit different. È la Collector Edition. We put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our Collector's Editions. And for this game, we've done a watch. Dai, l'avevo detto un anno fa io, dai, era palese che era quello. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Sì. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally Come è diventata una televendita? Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples. Struttura modulare. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this. Carino, ma mi sembra che non ci sia il gioco nella Collector Edition, o sbaglio? Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. Pure gli headset, vabbè, momento merce, ben capito. C'è il Game Pass, non bisogna... Sì, quello è vero. Però cioè, tu paghi 300 euro di Collector e non hai il gioco, fa un po' brutto. Se hai 300 euro, non so quanto con te. Bene che c'è sul Game Pass, però non è propriamente tuo. Non puoi giocarlo, insomma, hai capito? Cioè, ti scade l'abbonamento al Game Pass e non puoi più giocarci. Starfield, nonostante tu abbia pagato 300 euro di Collector, se costa 300. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield?
Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to non penso che verrà rimandato ulteriormente. Poi non lo so, possono sorprenderci comunque. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. Okay. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it, and we stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our Si sente che è in Onzur la colonna sonora, stesso che fa la colonna sonora di Fallout, even si if your sente. friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. C'hai le barre. Un freebooter, uccidi un freebooter. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Sotterraneo If you spaziale. have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never Però seen quante before. sono? Adesso sono miliardi, cioè miliardi, migliaia di pianeti. E sono le stesse creature in pianeti completamente distanti? Non lo so. All that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make Penso che the abbiano fatto game migliaia di feel more creature. filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Ok, fa vedere la costruzione degli Outposts can be accampamenti. built almost anywhere on any planet. And the habitat Su ogni modules pianeta come si in può fare, all ho detto. shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Ok, tipo Something cool we have 76. this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps Grazie a plan Dio out che hanno messo larger la parts camera of the outpost isometrica and per placing fare la those larger costruzione. halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost Si sono is. accorti che farlo And in then prima when you're on persona fa your feet, schifo. You can really decorate and fine-tune Grazie a things Dio. much easier. Per gli interni è comodo giocare in prima persona e fare le cose, però se devo fare una struttura gigantesca in prima persona diventa difficilissimo. Scomodo, come le cose scomode. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have.
Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. Larger magazines. Ok. A selection Costruzione of molto grips simile a and quella di barrels. Fallout 4, mi Different sembra. ammunition like explosive rounds. Per le armi. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. Sì, le animazioni sono molto fluide, però nessuno ti colpisce, mi sembra di capire. Mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and Certo. boost packs are excellent for getting around. La cosa della gravità infatti era da... And for giving you an edge in combat. In base alla gravità del pianeta sarà comunque diverso il gameplay alla fine. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons Combattimento like corpo a corpo penso che sia rimasto tale quale a quello di Fallout di The Scrolls. Non penso che abbiano aggiunto cose interessanti, tipo schivate o no. Starfield's got you covered. Cioè, più che altro ti sparano e vedi che perde la vita in basso a destra, ma non sembra che ti colpiscano, cioè è come se sparassero all'aria. Non hai il feedback dei colpi che ti arrivano. Perché la vita è in basso a destra, l'ho vista. Hai poteri terribili. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it la bandiera di special, Minutemen. it really is the Bruciala. people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Sì, i biomi sembrano molto vari. I like to use our Quello photo è vero. mode to take rockstar photos. Photo mod frega cazzi per me. I just però. love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more Contento here. che ci sia, però. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship,
and you see it on the landing pad, these things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Basco, obviously. I love the robots so The ending, vabbè. Incredible amount of worlds. La cosa bella è che finisce, non è proprio molto... Rocket launcher, Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Comunque non penso, cioè... On behalf of all of us, Dico we dopo. can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. settembre. Wow, pre-order, no, cazzo. Ah, questa è la cover? Un po' anonima. Cioè, la cover art è quella? Un po' bruttina. Va bene. Sì, però... Va bene, però mi sembra un po' tanto anonima. Vabbè che ormai il gioco non lo vendi quasi più fisico, però... Che anzi punti a venderlo col Game Pass il gioco, quindi... Che roba carina c'era, secondo me. Assolutamente... un livello veramente superiore rispetto all'evento di Geoff Keighley, che veramente molta varietà, non c'era robaccia free to play del cazzo, mobile. Fate questo che sembra un po' una merda. Guarda, 33 Survivor, come si chiama, e 76 che è un po'. Clockwork Revolution è veramente interessante, per me. Ho usato il DLC di Cyberpunk, non si è visto il DLC di Elden Ring. Hanno fatto vedere 20 miliardi di persone. Ok. Re Fantazio. Avevo dimenticato. Sì, c'è stato anche Like a Dragon per un momento. Comunque. Behold Re Fantazio. Ma non è male alla fine. Cioè, dà molta varietà e poca robaccia, sinceramente. Cioè, robaccia veramente proprio... Non credo che ci fosse. Più che altro roba che non mi interessava, quello sì, però non la definirei robaccia, la roba che non mi interessa, che però ho mostrato. Veramente una bella conferenza, secondo me. Erano 45 minuti di sì, veramente tanto è durato il coso di Starfield. Un po' scarno di grandi IP, ma sono più piccole produzioni di quelle proposte. Più che altro non hanno mostrato roba nuova, come immaginavo, grossa almeno. E hanno più che altro appunto dato date o mostrato nuovamente cose che avevano già annunciato, perché ne avevano già annunciate molte.
tipo Avowed, come si chiama l'altro? Fable, però Fable non si sa nulla. Probabilmente penso fosse un CGI quel trailer, anzi. Goodbye, Andrew, goodbye. A me non ci sono stati spot di Skype, sì, anche quelli, però non penso che abbiano bisogno di pubblicità loro. Goodbye, Andrew. Fallout 76 New Atlantic City, no Atlanta. Atlantic City. Devo verificare se hanno messo... se è uscito qualcosa sul sito di Fallout. Devo recuperare. Fatemi un attimo fare così. Vediamo se è uscito qualcosa in più sull'aggiornamento di 76. Allora fammi levare questo. Li posso chiudere. Ok. Ok. Un'oretta di pausa e poi Fallout 3. No, oggi no, Fallout 3. Direi di no. Fammi vedere un attimo sul sito di Fallout, vediamo se c'è qualcosa. Fallout.bethesda.net avranno detto qualcosa dell'espansione di Atlantic City. Rispondete alla chiamata con una nuova spedizione. È una spedizione. È una spedizione. Dal suo debutto... ve lo faccio vedere, dai. Vediamo questa pagina incredibile. Fatemi un attimo. Ok. Screen capture. Fatto. Ok, questa è la pagina del sito. Rispondete alla chiamata con una nuova spedizione in arrivo per Fallout 76. Dal suo debutto nel 2017, le lande post-nucleari della Palacchia di 76 sono diventate la casa di oltre 15 milioni di giocatori. Vabbè, sti cazzi. Ma c'è molto altro all'orizzonte, quindi non penso che morirà presto 76. Non penso che morirà presto. Preparatevi a scommettere alla grande quanto Fallout 76 porterà i giocatori in una nuova spedizione all'Atlantic City, con così tanti nuovi modi di giocare. Anche voi potete rispondere alla chiamata del 76. Provate le spedizioni oggi, e quindi è una roba tipo il pit. E quindi è una roba tipo il pit, mi sembra di capire. Con anni di migliorie ed eventi pazzeschi, la zona contaminata in continua evoluzione di Bethesda Game Studio soffre vincenti spedizioni, scontri con gente del posto variegata e radiata. Interazioni, vabbè, sti cazzi. Giocate 76, Fallout 4, su PlayStation 4, vabbè. È tipo la spedizione del pit, infatti lo dice, provate le spedizioni oggi. Perché questa qui è un'altra spedizione. Però mi riguardo, voglio rivedermi il trailer. Vediamoci sto trailer. Sembra che puntino molto sul gioco d'azzardo. Non penso che inseriscano il gioco d'azzardo in questa espansione, però boh. Appalachia. What a sight! A verdant wonderland of Che poi è tipo un promise musical, cioè Atlantic flight, City. the fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination, from the heart of West Virginia to the depths E of questo the è pit. un riepilogo delle cose che sono uscite su 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Gadzooks, you're a natural kid. Let's get you back to looking dapper and get back on the grid. When you need a place to be yourself, well, that we can fix. Answer the call of all 76. Express yourself with clothing, muster arms and expertise. Here you're free to live your life in vera, any ragazzi, del manner you 76. please. And where, pray tell, will you store all that loot? Why, in a camp of your design. Let your dream home take root. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour.
You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your molto hair su sta cosa del up gioco pretty, d'azzardo. because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. Press your luck at the casinos. Let the good times roll. There's no telling what new treasures this beach haven will c'era hold. prima? So there you have C'era it. prima questo, scusami. Now you know. There's a Non million l'avevo ways notato to prima. make the wasteland Ste your immagini qua. waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. C'erano delle immagini di Atlantic Play City. it now with Xbox Game Pass. Tra l'altro, coming soon, Dio solo sa quanto. Quando. Però, scusami. Ti sono viste le immagini di Atlantic City? Press your luck at the... Va bene. Ma questo è... No, non credo sia quello, no. Sì, proprio... Non penso siano tutti quanti giocatori questi. Good times roll. There's no telling. Aquarium of Atlantic, Sharks, Manta Rays. Questa ambientazione sembra carina, è un po' Far Harbor. Non sembra male come ambientazione, però. Guarda, non l'avevo notato allora queste immagini qua. Non sembra male questa ambientazione. È un po' in lookout, un po' il pit, forse perché è notte soltanto, magari di giorno è un'impressione completamente diversa da... Però non lo so, eh. Questo è un ghoul reskinnato. Cioè un mostro marino, cos'è? Tipo un lake lurk ghoul, però. Cioè, tra l'altro ha la stessa animazione del ghoul, quindi palesemente un ghoul reskinnato. So there you have it. Boh. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Dal gameplay non mi aspetto nulla. Chiaramente parlando, dal gameplay non mi aspetto nulla. Però potrebbe essere carina l'ambientazione di Atlantic City. Non penso sia un'anticipazione di futuri contenuti single player, diciamo. Però non lo so. Aspetta, perché parlo di qui? Tira qui. Aspetta un attimo, mettiamo la sua in HD, che sennò ti mette 2 anni a caricare. Aspetta un attimo. Cooperation con Robco Industries, vabbè. Penso sia indicativo di nulla. The Call of 76, vabbè. Che dire? Sono curioso però di Starfield, mi ha messo la curiosità. Devo dire. Starfield mi ha messo curiosità. Vorrei provarlo. Assolutamente. Non mi aspetto un gioco della Madonna per niente proprio. E probabilmente forse è un vantaggio. È un vantaggio per Starfield. Perché sembra di capire che online la comunis opinio che Starfield sarà una merda. Quindi probabilmente il fatto che partirà con aspettative basse potrebbe sorprendere le persone. Starfield mi ha incuriosito così tanto che mi desse una copia e ora lo giocherei, vabbè. Sì. Sta sul Game Pass comunque, ricordo, Starfield. Per Rebel lontano dalla palla, che come ci si arriva a un vertice di Dio? Non lo so. Non lo so, non lo so. Da vedere come te lo giustificano un viaggio fino ad Atlantic City, che non è praticamente vicinissimo. Però è la zona... sì, è il New Jersey. Non penso faranno menzioni a New York. È vero che New Jersey è vicino a New York, però... Comunque... cavalcano un Deathclone. Però nel video qui usava... cioè, non penso che fosse... penso che fosse... solo una coda simpatica. Se non sbaglio...
usava un Mr. Andy taxi, diciamo, se non sbaglio, da qualche parte nel video. Atlantic City mi sembra quasi più vicino a Washington. E che se non sbaglio mi ricordavo che utilizzava, ho visto nel video un Mr. Andy con su scritto taxi che lo cavalcava. È qua. Però non penso che intenda che lo porta ad Atlantic City, no. Come è chiamato lo showcase? Per me è interessante. Cioè, nonostante ci fosse molta roba che non... di cui sicuramente non sono interessato, tipo Forza Motorsport e cose del genere. Almeno i giochi a cui non ero interessato sembravano giochi di valore. Come vi ripeto, a differenza del Summer Game Fest, che era pieno di robacce. Il problema del Summer Game Fest è che era troppo lungo poi. Era lunghissimo. Qui è durato alla fine un po' più di un'ora. Un'ora e 10 è durato lo showcase di Xbox e 40 minuti Starfield. Quindi per me ottima conferenza, assolutamente. Lungo e ritrovato male, sì, il Summer Game Fest veramente sì. Veramente. E qui però almeno ha mostrato un bel po' di cose. Comunque, io a sto punto non penso che ci farò un video su sta roba. Non credo. Per quanto riguarda Fallout, non penso proprio. Ma non lo so. Non so se mi riguarderò probabilmente l'evento di Starfield, me lo riguarderò almeno una volta per vedere se colgo qualcosa di interessante. Non so se fare un'analisi, qualcosa. Vi farò sapere, insomma, se farò qualcosa per quanto riguarda i video. E anche per Starfield, non so se lo giocherò su YouTube, se lo giocherò su Twitch, non lo so. Sinceramente non mi so dire. Comunque, sono passate 2 ore e 20, quindi è stata lunga, ma è stato godevole. È stato molto godevole, anzi è stato molto intrattenente come evento, devo dire. Sono curioso di Avowed, sono curioso di... come si chiama l'altro? Quello di Exile, Clockwork Revolution. Che altro c'era? Che mi è rimasto in mente? Probabilmente non era niente di incredibile se non mi è rimasto in mente. Comunque, spero che a voi sia piaciuto l'evento. Oltre che dirvi questo, grazie per essere rimasti fino alla fine. Facciamo un raid a qualcuno a questo punto. Vediamo chi c'è in live da raidare, volendo. Prima di fare il goodbye, vediamo se possiamo raidare qualcuno. Allora, andiamo su Twitch. Ok, questo sono io. Chi c'è in live in questo momento che sta magari giocando a qualcosa di interessante? Non vi so dire. A domani, vi faccio sapere appunto per le live domani. Domani vi faccio sapere tutto quanto. Magari vi posso lasciare da... non lo so. Non so chi, sinceramente. Magari vi lascio alle riflessioni di Sabaku, dai. Vi lascio magari vi vincerà qualcosa in più che io non ho colto, quasi sicuramente, visto che ne sa molto di più di me. Niente, vi lascio da Michele, sì, che se ne frega di nuovo, non c'ho voglia di pensare a fare un raid. Anzi, vi mando da round 2. Vi mando da round 2. Grazie mille per essere rimasti fino alla fine. Purtroppo non abbiamo avuto nemmeno l'aggiornamento di Fallout 4, ma prima o poi lo mostreranno in teoria questo aggiornamento di Fallout 4. Grazie mille a tutti quanti per essere rimasti fino alla fine. Buonanotte, alla fine sì, perché non ci vediamo più tardi, quindi buonanotte, ci si vediamo buona domenica e goodbye, alla prossima. But the crowd